Ragazzoni, come state? Spero tutto bene, un po' accaldati, immagino, se muore in sti giorni. Allora, oggi vorrei andare a vedere insieme a voi una serie di impostazioni che non dico siano ignorate, però ecco, poco evidenziate quando si vanno a fare appunto dei tutorial su quelle che sono le migliori impostazioni per Warzone. E ce n'è una di queste invece che molto spesso è ignorata, ma non volutamente, ma perché bisogna sapere dove andarla a cercare, dove andarla a trovare, quindi molti non la utilizzano perché effettivamente non ti salta all'occhio a meno che tu non apri il menu delle impostazioni mentre sei in game. Perché se noi andiamo nell'interfaccia di gioco, andiamo sulle preimpostazioni interfaccia di Warzone, il gioco qua ci inganna perché se leggete in alto, in realtà poi una volta che voi entrate vi dà l'interfaccia multigiocatore, quindi se noi andiamo a ingrandire l'interfaccia, poi startiamo una partita su Warzone, in realtà noi ci ritroviamo l'interfaccia delle stesse identiche dimensioni. Come fare invece appunto a ingrandire l'interfaccia di Warzone, quindi a ingrandire la mappa? Dobbiamo farlo mentre siamo in game. Se noi mentre siamo in partita seguiamo lo stesso percorso, quindi mettiamo in pausa, andiamo sull'interfaccia di gioco e prendiamo la prima impostazione in alto che sarà al posto di questa, cioè sarà la stessa, ma una volta che voi ci entrate non trovate multigiocatore ma trovate effettivamente l'interfaccia di Warzone. Quindi facendolo da lì vi ingrandirà la mappa ed è un'impostazione che vi aiuterà tantissimo, soprattutto chi gioca magari da lontano, chi gioca su una TV, insomma ha problemi di vista che si stanca, quindi dopo tante ore magari fa fatica. La seconda impostazione invece è l'assist della capriola tattica. Che significa? Allora, per chi utilizza Montanaro, moltissimi player lo utilizzano, lo utilizzo anch'io. Come ben saprete, quando cadete da un tetto, saltate giù da un tetto piuttosto alto, comunque da un'altezza un pochino più elevata, il player quando atterra fa questa capriola per evitare danno. In realtà però è esclusivamente dannoso. Perché? Perché in realtà il danno non lo subite neanche togliendola la capriola, cioè il danno che voi subite con la capriola è lo stesso identico non danno, perché in realtà non subite danno, che avete senza la capriola. E a questo punto quindi la capriola diventa qualcosa di invalidante, perché se io non ho la capriola, come l'anno scorso, insomma su Bio 6, io atterro in piedi e posso subito sparare, posso subito mirare. Se invece io atterro e ho l'animazione della capriola, questo mi rallenta perché mi ruba un secondo buono di operatività, cioè io non posso fare nulla, io rotolo. Poi nel momento in cui la capriola finisce molto spesso ti disorienta, non sai neanche da che lato sei girato, ecco, quindi è secondo me molto dannosa. Se non usate Montanaro, questa è un'impostazione che diventa totalmente irrilevante, ma secondo me Montanaro è uno di quei perk fondamentali, cioè è troppo utile, raga, quando dovete inseguire qualcuno che salta giù, non ci avete bisogno di perdere tempo aprendo il paracadute prima di atterrare, voglio dire, anche quando dovete scappare, stesso discorso, se io ho uno che mi insegue, io sono senza piastre e io atterro dritto in piedi senza bisogno di aprire il paracadute, lui lo deve aprire, io mi dileguo molto più facilmente, quindi secondo me è un perk fondamentale, ma va disattivato l'assist della capriola tattica perché è effettivamente un'impostazione totalmente inutile. La terza impostazione invece riguarda la funzionalità scivolata tuffo. Allora, qua il discorso è un attimino più complesso, nel senso che è ovvio che utilizzare l'ibrida sia la soluzione ideale, però per chi come me, purtroppo io mi sono abituato a giocare con solo scivolate, quindi ibrida proprio non ci riesco. Va evitato assolutamente premi per scivolare, perché sì, è vero, funziona come l'ibrida, ma ci sarà un motivo se esiste l'ibrida. Il gioco, quando noi abbiamo come impostazione premi per scivolare, ha bisogno di un istante per capire se voi volete tenere premuto e quindi fare il dolphin, il tuffo, oppure se volete scivolare. Di conseguenza, avendo solo scivolata, il comando su quel bottone è esclusivamente quello, quindi nel momento in cui noi premiamo il cerchio, la paletta che sia, parte subito la scivolata, perché non può recepire altri comandi. Nel momento in cui invece noi abbiamo premi per scivolare, funziona come l'ibrida, nel senso che possiamo fare entrambi, ma dato che facciamo tutto con un unico tasto, con l'unica differenza che per un comando devi premere, per l'altro devi tenere premuto, il gioco ha bisogno di un istante in più per capire se voi volete scivolare o tuffarvi. Questo vi rallenta tantissimo
lo slide, quindi e vi penalizza un botto. Quindi se non volete utilizzare il tuffo, come nel mio caso, ho provato ma mi ci devo abituare, mi ci devo mettere, resistere un attimino. In realtà io ormai ho un gameplay in cui mi sono abituato a non tuffarmi, quindi non ne sento il bisogno. Però per chi per esempio inizia oggi è chiaro che è molto meglio masterare fin da subito l'ibrida. Ci sono delle situazioni in cui può essere effettivamente utile, però nel momento in cui come me preferiste usare solo la scivolata, preferiste non usare il Dolphin, dovete impostare solo scivolata, così non avete ritardi, non avete delay, non assolutamente nulla. La quarta impostazione è lo scavalcamento automatico in aria. Allora, che fa questa impostazione? Perché ci sono su Warzone delle impostazioni che non si capiscono, cioè la cui descrizione è molto ambigua, molto vaga, insomma, quindi tante volte non si riesce a capire che cosa intenda. Allora, vi è mai capitato di fightare in spazi stretti dove magari di fianco avete un tavolo, un muretto, insomma una superficie? Nel momento in cui andate a saltare mentre sparate, il personaggio vi si arrampica su questa superficie e perdete il fight. A me è capitato un botto di volte, sono un attimo impazzito perché ho iniziato a smanettare per capire come toglierlo, ed è questa impostazione qua. Quindi di default mi pare che sia su sì. Non me lo ricordo in realtà se sia su sì o su parziale. Sta di fatto che per evitare questa rottura di scatole dovete impostare su no. Impostando su no, voi per arrampicarvi dovrete essere perfettamente frontali alla superficie, altrimenti se voi ci strisciate contro mentre saltate fightando non vi si arrampica, quindi vi salva molti fight mettere su no. E poi sì, ci sono dei casi in cui può essere utile il parziale. Faccio un esempio: se io ho una finestra qua e un tizio sotto e voglio saltare lateralmente mentre sono già in mira per saltare e averlo già, capito, nel mirino, può essere utile, però voglio dire è sorvolabile, è molto più utile non perdere i fight perché ti arrampichi senza volerlo, ecco, quindi secondo me va messa su no. Questa la sottolineo, ma giusto per chi magari, che ne so, ha scaricato il gioco ieri e quindi non lo sa. In realtà chi è più presente, insomma, sul gioco sa benissimo che questa impostazione va messa su premi corpo a corpo, che è praticamente l'equipaggiamento del coltello, la katana, quello che avete, e per correre più veloce, per muovervi più veloce. Di default va tenuto premuto il tasto, invece così facendo vi basta premerlo una volta e vi leva subito l'arma e correte subito molto più veloce. Però vabbè, questa è giusto così una parentesi perché ci sono passato davanti, ma questa diciamo è un'impostazione molto più conosciuta e molto più utilizzata, ecco. Però magari per chi è nuovo è un'impostazione che può sfuggire. Un'altra impostazione su cui io non sono d'accordo rispetto all'utilizzo che ne fanno in molti, anche player molto forti, è la funzionalità interagisci ricarica. Qui vi faccio una domanda retorica: è più importante essere rapidi nel ricaricare un'arma nel momento in cui state fightando, avete l'arma scarica, o aprire una cassa? E ovviamente è più importante ricaricare l'arma. Tantissimi player tengono questa impostazione su priorità all'interazione, che significa che se io ho l'arma scarica e ho una cassa vicina, per aprire la cassa premo quadrato, per ricaricare l'arma tengo premuto quadrato, quindi ho, un po' come per il discorso della scivolata, un attimo di delay tra quando io inizio a premere e quando comincia l'animazione della ricarica, che secondo me non ha alcun senso, perché se noi impostiamo su priorità alla ricarica, nel momento in cui l'arma è carica e abbiamo una cassa, premiamo quadrato e ci apre la cassa. Nel momento in cui abbiamo l'arma scarica e c'è una cassa vicina, premiamo quadrato e ci ricarica l'arma, non ci apre la cassa. Se vogliamo aprire la cassa teniamo premuto quadrato. Mi sembra molto più logico. Quindi secondo me è molto meglio priorità alla ricarica. Altra impostazione fondamentale, questa è molto 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 importante, è lo scavalcamento a terra.
Allora, lo scavalcamento a terra ci rende molto più rapidi quando noi abbiamo degli ostacoli bassi e li dobbiamo scavalcare in corsa. È molto più veloce, è molto più rapido anche per esempio a entrare nelle finestre, arrampicarsi nelle finestre, insomma. Quindi qualsiasi ostacolo basso che sia, che può essere per esempio la finestra verso lo shop di casa nonna su Rebirth, per darvi un'idea, le due finestrelle sotto al piano terra, nel momento in cui noi abbiamo scavalcamento a terra, quella finestra lì tu la scavalchi molto più velocemente. Se non hai lo scavalcamento a terra, la manchi 8 volte prima di riuscire a entrare. Salti e si stampa e non entra e via così. Quindi assolutamente lo scavalcamento a terra va tenuto su sì. Abbiamo terminato. Allora, queste erano alcune impostazioni che secondo me meritavano una citazione. È chiaro poi che chi vive il gioco con buona costanza sicuramente sono impostazioni di cui già è a conoscenza, che già sa come settare ed è giusto che sia così. Però ecco, per il player medio che magari bazzica meno, che magari si sbatte meno a smanettare, ci sono alcune impostazioni, vedi quella dell'interfaccia, che effettivamente possono sfuggire e sono impostazioni apparentemente quasi ininfluenti ma in realtà hanno molta rilevanza, vedi quello dello scavalcamento in aria parziale, insomma, per esempio. E niente raga, vi lascio alla fine un video sulle impostazioni di mira che abbiamo visto qualche giorno fa e su delle impostazioni per visibilità e input lag. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli.